Come usare un pennello come questo? Scopriamolo In insieme. questa lezione impareremo come utilizzare un pennello tipo spalter di questi piatti larghi. Prendete subito un foglio di carta da acquerello e se avete a disposizione dei gessetti o dei pastelli secchi. A questo punto poi prendete dell'acqua oltre ai pennelli che avete a disposizione più o meno di questa forma. A questo punto faremo il lavoro prima su carta e poi vi insegnerò una tecnica anche su tela. Tracciate praticamente questi segni irregolari a vostro piacimento con colori che preferite, con i gessetti e farete un lavoro, in questo caso io ho scelto un foglio molto piccolo per farvi solo una dimostrazione, ma viene molto bene se lo fate anche in grande. Poi bagnate con acqua il pennello e passate sul foglio. Vedrete si creeranno degli effetti morbidi. Potete poi intervenire riaggiungendo il colore, il gessetto dove desiderate e continuate con questi effetti fino a che desiderate. Dopodiché aspettate che si asciughi. Una volta che il vostro lavoro è asciutto, potete prendere anche un pennarellino e fare delle linee più sottili. Un pennarellino di qualsiasi colore, magari abbinato in base ai colori che avete scelto in precedenza. Questo creerà un movimento molto particolare e una differenza di segni tra il gessetto sfumato e questo invece pennarellino che risulta molto più delineato. Poi vi consiglio di prendere del colore oro. Potete usare del colore acrilico che stendete a pennello oppure potete prendere un legante con il colore in polvere e preparare voi il colore personalmente. A questo punto, una volta steso il colore oro, possiamo andare a perfezionare il lavoro prendendo anche uno spazzolino da denti. E come facciamo? Una volta che abbiamo ripreparato il colore oro, possiamo bagnare uno spazzolino da denti con dell'acqua e poi carichiamo lo spazzolino con il colore che abbiamo preparato. Questo servirà per poi spruzzare, diciamo, il colore sopra il nostro dipinto. È un lavoro molto rilassante, creativo, perché ci permette proprio a sentimento di tirare fuori i colori e le forme che ognuno di noi in questo momento desidera. Il lavoro finito più o meno si presenta così, vi faccio vedere, questo è solo un piccolo lavoro, ma considerate se lo fate in grande verrà un lavoro molto d'effetto. Vi insegno poi un'altra tipologia di lavoro, fatto questa volta su una tela, potete prendere dei colori acrilici, la tecnica è la stessa, mettete il colore a scelta, io ho scelto un indaco, ho scelto del viola, dei blu, mi piacciono, è logico, potete scegliere abbinando i colori, mettendo invece colori contrastanti, questo dipende sempre appunto dal vostro gusto personale. Poi la tecnica si svolge alla stessa maniera, vale a dire dovremo poi prendere il nostro pennello, questa volta io uso un pennello più grosso, con setole più dure, e vado a bagnarlo e poi a fresco stendo, vedete il colore, così in maniera casuale posso anche rintrecciare il colore, logicamente non devo lavorare tanto, se no ottengo un colore unico, un grigio neutro. La stessa tecnica posso andare a abbinarci l'oro e quindi posso andare, questa volta però vado direttamente con lo spazzolino da denti e vado a mettere l'oro. Solito lavoro, una volta che ho preparato la densità giusta, carico il mio spazzolino e vado a spruzzare appunto sul dipinto, creando anche qui degli effetti di contrasto particolari tra l'oro e il colore sotto che ho scelto. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è interessato lavorare con me potete iscrivervi al mio canale per non perdere poi tutti i video che pubblicherò, attivate la campanella e se vi va sostenetemi con un piccolo abbonamento anche a partire da 1,99 €. Grazie.